Buongiorno, benvenuti a questo nuovo tutorial, un tutorial un po' diverso rispetto a quelli fatti finora. Infatti in questo tutorial io andrò direttamente a disegnare qualcosa. Cosa andrò a disegnare? Beh, lo vedete già, andremo a disegnare il logo della Volkswagen. Allora, perché faccio questo tutorial? Perché intendo adesso iniziare una serie di video in cui appunto mi vedrete disegnare qualcosa, perché ritengo sia importante non solo vedere, così sapere quella che è l'utilità, la funzione del singolo comando, ma anche vedere come funziona un flusso di lavoro in AutoCAD, come si fa letteralmente a disegnare. Ed è importante vedere una persona mentre lo sta facendo. Perché? Perché vedendo altri che lavorano noi impariamo noi stessi come si fa. Se siamo veramente digiuni, se siamo proprio allo zero, alla partenza, abbiamo la possibilità di vedere un po' come si svolge il flusso, come si passa da un comando all'altro, come si entra nelle diverse opzioni. Mentre se magari è già da qualche tempo che sto usando AutoCAD e magari mi sento già abbastanza sicuro con i vari comandi, posso vedere delle alternative. Già, perché in AutoCAD non bisogna mai accontentarsi della prima soluzione trovata, del procedimento che ci viene più comodo, ma bisogna continuamente andare alla ricerca di nuove opzioni, nuove possibilità, bisogna studiare un po' tutti i comandi, bisogna vedere come gli altri li applicano, perché può darsi che si scoprano degli altri procedimenti che ci consentono magari di lavorare in maniera più agevole, risparmiando tempo, risparmiando fatica. Ok? Quindi, ecco, vi raccomando, adesso io farò una serie di video su questo e vi raccomando, guardateli tutti e poi soprattutto fate a vostra volta esercizio. In particolare, io vi consiglio di andare nel sito da cui io ho preso questa immagine del logo Volkswagen, che come vedete è un'immagine quotata con tutte le misure che mi servono per poterlo replicare. Il sito dove potrete trovare molte immagini come questa si chiama studycadcam.blogspot.com. Là trovate un po' di tutto, trovate tutta una serie di loghi, ad esempio loghi di aziende anche molto, molto importanti, molto celebri. Trovate anche tutta una serie di disegni più complessi, disegni magari inutili, ci sono, non so, degli elefanti, dei personaggi, eccetera, cose che magari nella vita uno con un AutoCAD non si trova mai a dover rappresentare, però insomma sono comunque molto utili proprio per, diciamo così, imparare a maneggiare i vari strumenti. E quindi io andrei ad iniziare. Come vedete ho già importato all'interno del file l'immagine in maniera da avercela comoda. Se voi non sapete come si fa a fare l'importazione, beh, non importa, basta che semplicemente teniate l'immagine aperta in un'altra finestra e poi potete passare dalla finestra di AutoCAD alla finestra dell'immagine. Allora, io adesso vado a disegnare e intanto parlerò, cioè dirò tutto ciò che mi passa per la testa, perché appunto voglio che anche il flusso dei miei pensieri, dei miei ragionamenti sia visibile. Farò anche degli errori e quindi va bene, va benissimo. E quindi per prima cosa si inizia con la circonferenza, quella più grande, come vedete ha diametro 100. E allora io adesso vado a fare un cerchio e scelgo l'opzione diametro e digito 100. Ok, vado a fare adesso quello interno che invece è di diametro 83, quindi diametro di invio 83. Ok. Ok, poi vado a disegnare i due assi, questi due, questo e questo. E ecco, come vedete ho lo snap, come si chiama? Lo snap quadrante acceso e quindi riesco a vedere. Non so se si è visto dove si trova lo snap, ma perché c'è la mia immagine in mezzo, però sapete che aprendo questo triangolino voi trovate tutti quanti gli snap, quindi snap quadrante e abbiamo i 4 poli e quindi l'abbiamo diviso in 4. Adesso noi dovremmo cercare un punto qui, un punto noto da cui iniziare. Allora, verrebbe da dire che avendo questo angolo potremmo, diciamo, iniziare da qui, o forse da qui. Più probabile che iniziamo da qui, proprio da un punto situato lungo gli assi, tipo questo, oppure anche questo si potrebbe iniziare. Allora, per individuare questo punto, noto che ho delle distanze, questa qui 2,5 e queste 10, che mi consentono di individuarlo. Come faccio ad andarlo a individuare?
Allora io vi consiglio di usare lo strumento offset. In verità potremmo tranquillamente anche disegnare delle linee, ok, che vanno in su, che hanno quelle misure, però io uso lo strumento offset e faccio ad esempio 2 offset della linea centrale, però vado a modificare la distanza e metto 1,25, così vado a fare l'offset di questa linea in su e anche in giù, ok? E quindi ho creato questa fascia di 2,5, che è esattamente questa qui che mi serve a me, ok? Poi vado a fare un altro offset di 10, e allora rientro nel comando, digito 10 come distanza di offset, faccio un offset verso l'alto di 10 e vedete che ho individuato qui il punto da cui andrò poi a disegnare l'angolo, queste due linee qui che mi fanno l'angolo di 48 gradi, ok? Dunque il punto è questo qui. Come faccio a fare l'angolo? Allora qui è un po' un problema, però insomma, vedendo che c'è questo asse di simmetria, questo qui, io posso ricavare che questo è un angolo di 24 gradi, cioè metà, e quindi posso andare a disegnare partendo da questo punto un angolo di 24 gradi. Solo che, essendo che l'angolo AutoCAD, quando io lo vado a digitare, lui me lo calcola partendo dall'orizzontale, cioè partendo da qui, lo conta normalmente in senso antiorario, dovrò andare a inserire l'angolo, credo si dica complementare rispetto al 24, quindi devo fare un'operazione mentale, 90 gradi meno 24 ovviamente resta 66. Con AutoCAD si imparano tante cose, si impara a leggere la geometria, a riconoscere parallelismi, a riconoscere gli angoli, e si impara anche, si rispolvera anche un po' il calcolo a mente, diciamo così. Quindi io vado a prendere il comando linea, vado a iniziare qui e adesso voglio fare un angolo di 66 gradi e allora vado a digitare minore 66. Ecco, adesso lui mi ha messo su quella strada lì e quindi posso andare a disegno una linea che vada ben oltre anche il cerchio, ecco, e questa qui è esattamente questa, ok? Dopodiché le altre due linee, insomma, lo vedete, sono praticamente delle parallele a distanza di 10 e quindi posso usare offset. Ho già impostato la distanza di 10, quindi va benissimo, do invio e vado a fare l'offset di qua e ho disegnato quest'altra linea, solo che questa linea deve arrivare fino a questa, cioè fino a questa linea qui, ok? Deve arrivare fino a lì e quindi la devo allungare, la devo anzi estendere, quindi uso il comando estendi, seleziono l'oggetto traguardo, faccio invio, seleziono l'oggetto da allungare, faccio invio e adesso lei è arrivata esattamente a toccare lì. Bene, posso andare a specchiare questo rispetto a questo asse e ho ottenuto anche l'altra sua gemella dall'altra parte, ok? Se guardate bene, qui in basso ho una situazione ulteriormente simmetrica, quindi vado a selezionare di nuovo le mie due linee inclinate e vado a specchiarle rispetto a questa linea. Fate molta attenzione perché qui, essendo le linee molto vicine, è probabile anche che lo snap vi inganni, ok? Che andate a prendere qualche punto che non appartiene a queste linee ma magari appartiene a quella sopra o quella sotto. Bene, cosa ci manca? Ci manca solamente questa e questa. Ora, ancora una volta, osserviamo la geometria. Sono ovviamente delle linee parallele a queste, del tutto identiche anche come spessore. Però non abbiamo punti noti in cui andarle ad attaccare qui. Però, secondo me, è una mia impressione, mi sembra di vedere che se allungo questa linea e quest'altra, seguite il cursore e lo vedete, e se si incontrano sulla circonferenza. Quindi secondo me questo punto qui è il punto in cui si incontrano. Quindi io cosa farei adesso? Prenderei queste due e le vado a copiare. Quindi prendo questa qui e la vado a mettere qua. Ecco, fatto. Poi vado di nuovo a selezionare e vado a specchiare.
Ok, adesso di fatto abbiamo disegnato tutto, adesso bisogna togliere, bisogna pulire, bisogna tagliare tutte le parti che vanno oltre. E quindi io farei così, partirei dall'esterno verso l'interno, quindi inizierei a tagliare ciò che sborda dal cerchio più esterno, quindi seleziono il primo cerchio, come sono nel comando taglia, tra parentesi, taglia, seleziono l'oggetto che taglia, l'oggetto coltello, io lo chiamo, faccio invio e poi vado a selezionare gli oggetti da tagliare, quindi tutto ciò che esce, questi, ma anche questo e anche questo. Ok. Vado a fare la stessa cosa con il cerchio interno, quindi seleziono il cerchio interno come oggetto di taglio e poi vado a tagliare tutti gli altri. Eccoli qua. Questo. Ok. Tutto ciò che va fuori. Anzi, dirò di più. Ci sono alcune linee che ho disegnato che proprio non esistono, che posso cancellare totalmente senza stare lì a... che sono queste. Di queste linee proprio non si salva nulla, quindi le ho proprio tolte tutte. Adesso vado a liberare un po' questa V qui sopra, quindi di nuovo taglia, e vado innanzitutto ad aprire sopra questi due e vado anche a togliere questo e questo. Questa parte è già conclusa. Se vado a fare la stessa cosa sotto, vado a selezionare un po' tutte queste e adesso mi sono reso conto, vedete gli errori, che c'è qualcosa che manca, che non è vero che è tutto quanto finito, tutto quanto pronto. Attenzione. Qui mi ero dimenticato questi, ma soprattutto via questo che è rimasto qui da solo, via questi. Avevo tralasciato anche questi. Avevo tralasciato di prolungare questa linea e questa linea fino al cerchio, quindi devo fare di nuovo un estendi. Lo facciamo. Ok, estendo fino a là. Oh, qui mi sono dimenticato un pezzettino. Ecco, qui volendo uno può anche dire, visto che è uno solo, senza entrare nel comando fare 10.000 invii e clic, basta semplicemente prendere il grip e andare a cercare l'intersezione, perché ho aperto lo snap intersezione, quindi le due linee si intersecavano, ho semplicemente spostato l'estremità lì. Ok, cosa manca? Manca di andare ancora una volta a tagliare il cerchio, questo qui, in corrispondenza di dove tocca la V. Scusate, devo fare il contrario. Devo selezionare questi oggetti come oggetti di taglio e poi andare a selezionare il cerchio. Bene. Ecco, finito, concluso. Ecco, questo è stato un po' il mio flusso di lavoro in questo momento, in questa particolare occasione. Avevo provato anche prima a farlo, avevo fatto un percorso un po' diverso. Voi magari potete provare e magari scoprire altri modi, altri comandi, altri percorsi per riuscire a ottenere esattamente questa figura. L'importante è che sappiate ovviamente rispettare le geometrie. Ok? Ad esempio, cosa si sarebbe potuto fare di alternativo? Ma magari al posto di offset si può anche usare copia, ad esempio, però è un po' più lungo perché devo specificare la distanza, devo costruirmi la distanza sulla perpendicolare, insomma un po' più lungo, meglio usare offset. Oppure avrei potuto ad esempio disegnare su disegnare solo metà della costruzione, farne metà e poi specchiare rispetto all'asse, perché effettivamente questa simmetria c'è. Ok, ecco, ce ne sono sicuramente molte altre, ma appunto sta a chi disegna poi cercarle e cercarne soprattutto sempre di nuove, come detto prima. Ecco, niente, il tutorial è finito, è stato anche abbastanza lungo e niente, la prossima volta andrò invece direttamente a disegnare senza tanti preamboli. Ecco,
Grazie, quindi e al prossimo video.